Ciao a tutti, in questo video parliamo di nanismo ipotiroideo. Prima di iniziare questo video vi ricordo che in questo canale cerco di trattare le patologie del cane e del gatto, quindi fondamentalmente questo canale è adatto sia a studenti di medicina veterinaria ma anche a proprietari di cane e gatto a cui viene diagnosticata magari una patologia che magari tratto nel video. Quindi se avete un cane o un gatto vi invito ad iscrivervi al mio canale in modo tale che potete andare poi a cercarvi video che magari vi possono interessare. Parlo anche, oltre di antiparassitari, parlo anche di gestione del cane e parlo anche fondamentalmente anche di burocrazia, perché a volte è molto importante anche parlare delle leggi e delle norme che regolano i nostri animali domestici. Cerco sempre di spiegarvelo in modo abbastanza semplice, in modo che sia abbastanza comprensibile. Voglio inoltre ricordarvi che se volete supportare il progetto mettete un bel mi piace al video. Partiamo subito col nanismo ipotiroideo. Nanismo ipotiroideo, credo che più o meno tutti sappiano che cos'è il nanismo, cioè questo mancato sviluppo corporeo, però ipotiroideo. Perché? Perché ipotiroideo? Perché ne esistono due tipi di nanismo. Abbiamo il nanismo ipofisario, che tratterò in un altro video, e il nanismo ipotiroideo, che invece viene coinvolta, diciamo, la tiroide, la mancata produzione di ormoni tiroidei. Nel nanismo ipotiroideo abbiamo un nanismo disarmonico, poi andremo nello specifico, mentre invece nel nanismo ipofisario abbiamo un nanismo armonico. In uno viene coinvolto l'ormone della crescita, il GH, nell'altro vengono coinvolti gli ormoni tiroidei, quindi la mancata produzione di ormoni tiroidei fin dai primi giorni di vita. Fondamentalmente che cosa abbiamo di differente? Abbiamo detto un nanismo disarmonico, ovvero nel nanismo ipofisario testa, tronco e arti crescono poco, tutti in modo armonico. Nel nanismo invece ipotiroideo abbiamo questa testa gigante con una mandibola accorciata, con la lingua che sembra essere più enorme, invece perché la mandibola è accorciata, e poi abbiamo un tronco e gli arti che invece rimangono molto piccoli, corti soprattutto. Quindi abbiamo questo nanismo disarmonico. Inoltre abbiamo anche un ritardo nello sviluppo mentale, motivo per cui il nanismo ipotiroideo viene definito cretinismo. Il termine cretino, che talvolta viene utilizzato come insulto, in realtà dal punto di vista medico definisce chi soffre di nanismo ipotiroideo. Questo mancato ritardo nello sviluppo cognitivo e mentale fa sì che questi cuccioli, rispetto ai cuccioli, non abbiano voglia di giocare, siano tendenzialmente letargici, fanno fatica a comprendere dei comandi base e quindi chiaramente hanno uno sviluppo molto ritardato dal punto di vista mentale. Fondamentalmente poi altre caratteristiche del nanismo ipotiroideo sono il fatto che il pelo rimane sempre il pelo da cucciolo, anche da adulto, soffrono di alopecie, l'alopecia come ho già detto nel video in cui tratto l'ipotiroidismo è un segno dell'ipotiroidismo, in più presentano il gozzo, possono soffrire di dispnea, di inappetenza, di costipazione, cifosi e poi fondamentalmente possono avere un ritardo nello sviluppo dei denti. Tendenzialmente in una cucciolata si inizia a sospettare di ipotiroidismo, di nanismo ipotiroideo verso 1-3 mesi, quando nascono non ci si accorge, poi si vedono queste diversità. La diagnosi chiaramente, come nell'ipotiroidismo, è ad andare ad analizzare attraverso un'analisi del sangue i valori della tiroide, quindi il TSH, il T4, l'FT4, l'FT3, in modo tale da verificare che questi valori sono molto bassi e quindi questo mancato sviluppo è legato a quello. Come diagnosi differenziale, oltre al nanismo ipofisario, possiamo avere anche una serie di cardiomiopatie che rallentano lo sviluppo, però questa sincronia nello sviluppo, quindi questa teste diciamo enormi e corpi molto piccoli, è molto caratteristico nel nanismo ipotiroideo. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti.